Ok ragazzi, adesso vi farò ascoltare una canzone fantastica, un ritmo vertiginoso della disco music internazionale. Siete pronti? Il titolo è Come vuoi con chi vuoi. Bentornati nella soffitta di Pippo, il posto dove i ricordi non restano chiusi nei cassetti, ma escono, si stiracchiano, si mettono comodi e iniziano a raccontare storie. Storie di cinema, di personaggi sopra le righe, di titoli che oggi fanno sorridere solo a leggerli, ma che per anni hanno fatto compagnia a milioni di spettatori. Oggi vi porto dentro uno di quei film che appartengono in pieno a quell'Italia lì, quella di fine anni 70, quando la commedia era spensierata, diretta, un po' sfacciata e soprattutto non aveva nessuna voglia di prendersi troppo sul serio. Parliamo di La liceale seduce i professori, uscito nel 1979 e diretto da Mariano Laurenti. Questo è uno di quei titoli che ti spiegano già tutto. Non promette profondità, non promette introspezione, non promette rivoluzioni. Promette una cosa sola, divertimento, e nel suo mondo la mantiene. È qua che mi fa male, Angela. Ma hai fatto male tu, sai. Con una revolverata avrei sentito meno dolore. Non si fa questa bene. Il film nasce in un momento preciso, quando la commedia sexy all'italiana era ovunque. Al cinema, in televisione, nelle chiacchiere da bar. Era il genere che faceva incassare, che faceva ridere, che faceva dimenticare per un paio d'ore tutto il resto. E questo film si inserisce esattamente lì, senza farsi troppe domande. Già, perché quello, come si dice, tu las, tu pas, tu cas, ma tu non capisci un cazzo. Che sorpresa! La protagonista si chiama Angela ed è interpretata da Gloria Guida, che in quegli anni era uno dei volti più riconoscibili del cinema italiano. Angela è giovane, vivace, sveglia e viene mandata a studiare in un liceo molto severo, dove suo zio è il preside. L'idea, almeno sulla carta, è quella di tenerla lontana da distrazioni e guai. Ovviamente non funziona. Anzi, la sua presenza manda completamente in crisi l'equilibrio della scuola. Gli studenti si agitano e ogni giornata diventa una sequenza di situazioni sempre più assurde, tra equivoci, malintesi, reazioni spropositate e tentativi disperati di mantenere un ordine che ormai non esiste più. Ragazzi, mani in alto, eh? Ma cos'è, una rapina? Una rapina di tua madre. Dicevo mani in alto nel senso di non tenere le mani nelle parti basse di mia figlia, come sedere dintorni, capito? Ridete. Io sono buono e caro, ma se mi incazzo e mi prendono in 5 minuti, vi spaccio le ossa a capocollo e mi metto in destina a tracolli, vero? Ciao! Il film non è costruito su una grande storia, ma su una serie continua di momenti comici. È una specie di giostra che non si ferma mai. Ogni scena ne prepara un'altra, ogni personaggio è pronto a cadere in una nuova trappola comica, e il tutto procede con un ritmo che non lascia mai troppo spazio alla riflessione. E imbattere. No, è levare. E imbattere, bidello, tu non capisci niente, senti? E imbattere. È levare. No, hai sbagliato una biscromola. E imbattere. Uno dei motori principali è Lino Banfi, che qui interpreta lo zio di Angela, il preside Pasquale. È il classico personaggio che sulla carta dovrebbe essere autoritario, ma che nella pratica viene travolto dagli eventi. C'ha lo sguardo da incrociatore questo, da traditore. C'ha la faccia da Giuda Iscariotola. Questo sono sicuro che l'ultima cena che faremo insieme mi bacerà e mi tradirà. Banfi è perfetto in questo tipo di ruolo, perché non ha bisogno di spiegare niente. Gli basta uno sguardo, una pausa, una smorfia e capisci tutto. Accanto a lui troviamo il professore più rigido, quello che cerca di mantenere la disciplina, ma che finisce per perderla più di tutti. E poi ci sono i personaggi di contorno, quelli che servono a creare movimento, a far partire le gag, a riempire questo piccolo mondo scolastico fatto di esagerazioni. Questo film è il terzo capitolo della serie della liceale. Non erano sequel nel senso moderno, ma variazioni sullo stesso tema. Cambiavano le storie, cambiavano i personaggi, ma l'atmosfera restava la stessa. Scuola, giovinezza, comicità e leggerezza. Un dettaglio curioso è che Gloria Guida, oltre a recitare, canta anche. La colonna sonora è firmata da Gianni Ferrio, uno dei grandi nomi della musica da cinema italiana. Questo ci ricorda che dietro c'erano professionisti veri che sapevano esattamente cosa stavano facendo. Dal punto di vista culturale, La liceale seduce i professori è una fotografia molto chiara di quel periodo. Il pubblico non cercava storie complesse, cercava evasione, voleva ridere, rilassarsi, spegnere il cervello dopo una giornata pesante.
E questi film facevano esattamente questo. Oggi, ovviamente, li guardiamo con occhi diversi. Alcune dinamiche sono datate, alcuni meccanismi comici appartengono a un'altra epoca. Ma è proprio questo a renderli interessanti. Perché non sono solo film, sono documenti. Raccontano come si rideva, cosa si trovava divertente, che tipo di personaggi popolavano l'immaginario. All'epoca la critica non fu particolarmente gentile. Molti parlarono di formule ripetitive, di poca originalità. Ed è vero, ma questi film non volevano essere originali, volevano essere riconoscibili, dovevano dare al pubblico esattamente quello che si aspettava. E il pubblico, infatti, rispose, andò al cinema, li guardò, li ricordò. Oggi la liceale seduce i professori non è un capolavoro, ma è un pezzo di storia del nostro cinema popolare. Un tassello di quell'universo fatto di commedie leggere, di volti iconici, di serate passate davanti allo schermo. Ed è per questo che lo raccontiamo qui, nella soffitta. Non per giudicarlo, ma per capirlo, per ricordare com'era e, perché no, per sorridere. Se questo viaggio vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e scrivetemi nei commenti che cosa vorreste riscoprire la prossima volta. Perché qui, nella soffitta, c'è sempre spazio per un altro ricordo.